Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astro Tarotina, un canale in cui parliamo di astrologia di tarocco e di tante altre cose, spero che vi stiano a cuore. Oggi parleremo del transito di Chirone in Ariete e in Toro. Chirone è questo piccolo corpo celeste del sistema solare collegato in astrologia alla ferita e alla guarigione e anche al concetto di guaritore ferito. Andremo a vedere che cosa intendiamo per questo e studieremo proprio i transiti in Ariete e in Toro e che cosa questo comportano rispetto alla nostra ferita riguardante l'identità e il valore, ma anche la profonda capacità che abbiamo di trasformare il dolore in forza. Ma prima di entrare, sempre accompagnato dai tarocchi in seguito e da una pratica. Prima di entrare comunque nella descrizione precisa vi ricordo di mettere un pollice se il video vi è piaciuto, di attivare la campanellina delle notifiche, di andare a scoprire le pagine Instagram se non l'avete ancora fatto, che si chiamano Astro Tarotina, di inviarmi una mail se desiderate avere una consulenza di astrologia di tarocco e di Astro Tarocchi o ricevere anche la newsletter settimanale. Ma entriamo subito nella descrizione del nostro Chirone in astronomia. Chirone quindi è un piccolo corpo celeste del sistema solare che si trova fra l'orbita di Saturno e quello di Urano, scoperto il 1 novembre 1977 da un astronomo americano. Porta il nome di Chirone, che è nella mitologia greca è un centauro saggio. Scopriremo poi perché, cosa vuol dire questo. E in astronomia Chirone fa parte dei centauri, cioè di un gruppo, di una famiglia di piccoli corpi celesti che gravitano fra Giove e Nettuno. Lui gravita fra Saturno e Urano, vedremo poi perché questo è importante, e che hanno la caratteristica di essere degli oggetti celesti intermediari fra l'asteroide e la cometa. E il nostro Chirone, che è stato scoperto per primo, è stato proprio importante perché ha aiutato gli astronomi a capire la natura di questi oggetti celesti intermediari. Ora, intermedi, sì. Dunque nel mito greco Chirone, abbiamo detto, è un centauro, ma non è un centauro come tutti gli altri, è un centauro non è violento, rozzo come sono i centauri, è un centauro saggio, è un centauro colto, è un centauro sapiente, è un centauro benevolo, figlio di Crono, dio del tempo, e di una ninfa Fillira. Crono prenderà le sembianze di un cavallo per sedurre Fillira, ma alla nascita Fillira abbandona il bambino, diciamo, perché è proprio orripilata dal suo aspetto, in quanto è metà uomo e metà cavallo. Fillira in greco vuol dire tiglio, infatti la ninfa chiederà poi agli dei di non fare più parte degli umani, ma di uscire da questo mondo, proprio perché porta anche il peso di questa decisione che lei ha preso di rifiutare il bambino. E esiste un asteroide che si chiama Fillira e nel tema natale lo studiamo per vedere la relazione spesso fra madre e figli, chiamiamo speciali. Per fortuna il nostro Chirone viene educato dal dio Apollo e, secondo altre leggende, anche da Artemide, sorella di Apollo, alla medicina, alla musica, alla profezia, alla caccia. Quindi diventa un essere raffinato e colto, un grande professore, un mentore di eroi greci importanti come Giasone e Achille. Ma c'è un ma, cioè durante un combattimento viene accidentalmente ferito dall'eroe Eracle, che scocca una lancia intinta nel veleno dell'idra lera e colpisce, ferisce appunto alla gamba Chirone. Chirone quindi è immortale, certo, ma è anche umano in parte, perché è figlio di una ninfa, quindi è destinato a soffrire eternamente, soffre e non può morire. Chirone finirà per rinunciare quindi all'immortalità, la faccio un po' breve, a vantaggio per liberare il titano Prometeo, di cui ho già parlato in altri video che potete andare a scoprire, e dopo la sua morte, per ricompensarlo di questa generosità, Zeus lo trasforma, lo fa salire in cielo e lo trasforma in costellazione. Quindi Chirone porta tre ferite: la ferita dell'abbandono della madre, la ferita di non far parte di nessun gruppo, non è un centauro, non è neanche una divinità, e la ferita diciamo del mentore, della guida, che appunto viene ferita dal suo discepolo, nonostante il suo ruolo di guida. Quindi da questo mite nasce l'idea proprio del guaritore ferito, cioè di qualcuno che porta una ferita profonda, ma che in realtà a un certo punto la coscientizza e quindi la trasforma in capacità di aiutare gli altri. E questo è il paradosso fondatore di Chirone in astrologia, cioè Chirone sa guarire la ferita, ma non può guarire quella ferita come fa con tutti gli altri. Quindi
quindi non porta alla perfezione. Ho una ferita, la guarisco, non si vede più. No, non è questo Chirone, ma trasmette un'alchimia, cioè trasformare ciò che ci fa male in ciò che ci illumina e ci libera. È un'alchimizzazione, è un alchimista di fatto il nostro Chirone. Quindi la funzione chironiana non è quella di cancellare il dolore, ma quella di trasformarlo in qualcosa. D'altronde, non so, spero che si veda, ecco, nel glifo, vedete, il glifo di Chirone, una K con un asticella, un tondo in basso, ha proprio l'aspetto di una chiave. Chirone apre qualcosa. E quando gli astronomi scoprirono 2060, così si chiama, 2060 Chirone nel 1977, gli astrologi videro questa relazione simbolica con Chirone, perché appunto il nostro centauro astronomico è un oggetto intermedio fra l'asteroide e di fatto la cometa, e poi si trova in una posizione interessante, intermedia, fra giustamente Saturno e Urano, fra la fine di ciò che è visibile e l'inizio di ciò che è invisibile, fra il limite rappresentato da Urano, la struttura, la realtà, che limita quindi, e che rappresenta Saturno, scusate, e poi Urano dall'altra parte che invece è la liberazione, il risveglio ed è anche il cambiamento, quindi è un ponte fra la ferita e la liberazione. Nel tema natale Chirone effettivamente ci parla di una ferita psicologica profonda, ci parla di un settore della vita in cui ci sentiamo diversi, in cui ci sentiamo vulnerabili, ma ci parla anche della nostra capacità, come ho detto all'inizio, di guarigione e di insegnamento soprattutto, e Chirone ci indica là dove col tempo diventiamo saggi. Certo ci parla di una, come dire, anche di dove ci sentiamo illegittimi senza un motivo oggettivo, ci parla anche di dove sopravviviamo grazie a una strategia, un'armatura, una protezione, ma naturalmente anche della nostra grande capacità di diventare mentori, pedagoghi, terapeuti, facilitatori, perché conosciamo il terreno dall'interno. La ferita chironiana ci parla a volte di vergogna, per esempio, cioè c'è qualcosa in me che non va, di difettoso, oppure di compensazione, devo performare, devo controllare, devo piacere, devo dimostrare, devo sparire a volte anche naturalmente, e poi la padronanza, ora so, ho un metodo, so e posso trasportarlo, trasmetterlo, scusate, cercavo la parola, a un altro. Allora, in astrologia noi osserviamo sempre il segno in cui si trova Chirone, la casa in cui si trova Chirone, perché la casa ci dice dove si trova la ferita. È una ferita di identità, una ferita legata alla famiglia, alle relazioni, al lavoro, alla visibilità, al corpo, gli aspetti che Chirone forma con gli altri pianeti, cioè l'energia, l'elettricità che passa fra questi corpi celesti. Chiaro, un aspetto di Chirone a Saturno non sarà la stessa cosa, è un aspetto di Chirone al Sole, alla Luna, o a Venere, a Marte o a Plutone. Quindi con Chirone, qui insisto un po', non si guarisce, ma possiamo vedere dove si trova la nostra ferita e possiamo cercare di integrarla, quindi attraverso varie fasi. Una prima fase che è scatenante, che è l'aria che si risveglia attraverso un incontro, un fallimento, un nuovo ruolo, un avvenimento, un transito planetario. E poi segue la rivelazione, proprio nel senso etimologico del termine, cioè rivelare, togliere il velo. D'accordo? Vediamo la nostra strategia di sopravvivenza, vediamo la nostra protezione, la nostra armatura, poi il disarmo, cioè accettiamo che non abbiamo più bisogno per vivere, per sopravvivere, ma soprattutto per vivere, e poi la competenza, elaboriamo un metodo per noi e per gli altri, finiamo col servizio, cioè la nostra parola diventa arte, diventa parola che cura, la nostra esperienza diventa aiuto. Da un punto di vista astronomico Chirone compie, percorre, scusate, lo zodiaco in circa 50 anni, quindi si tratta di capitoli lenti. Il ritorno di Chirone è verso 49-51 anni, per questo che dico il primo, forse alcuni potranno conoscere anche il secondo, comunque, e in questo caso generalmente ci si rende conto che là dove noi dicevamo questo è il mio carattere, in realtà poi si cela una cicatrice. Poi esistono degli aspetti chiave, le quadrature a Chirone, le opposizioni, le congiunzioni per esempio di Chirone con i pianeti personali, e questi sono proprio dei risvegli mirati. Ma ora parliamo proprio del transito di Chirone in Ariete, che ci parla della ferita del diritto all'esistenza, dell'identità.
ed è un transito questo che avviene, che ha cominciato nel 2018, termina in giugno 2026, poi ci sarà una fase di retrogradazione dove Chirone entra in Toro, ci sarà una fase di retrogradazione fra settembre 2026 e aprile 2027, a partire dalla quale poi Chirone entrerà definitivamente in Toro. Quindi vedete, sono veramente dei transiti 2018, 2026, 2027, se teniamo conto della retrogradazione, molto lunghi. Allora, Chirone, questo è il nostro Chirone, entra in un segno di fuoco, eccolo qua il fuoco, che è l'Ariete, ecco qua l'Ariete, governato da Marte. Quindi l'Ariete sappiamo che è lo slancio dell'essere, l'istinto di vita, il coraggio di iniziare, io sono. In questo caso Chirone tocca delle aree estremamente primitive, cioè ho diritto di esistere così come sono, per esempio, posso fermare il mio desiderio senza correre il rischio di essere punito, rifiutato, umiliato, posso dire no senza perdere l'amore, posso dire sì senza tradirmi. La ferita chinoniana quindi è una ferita di identità che può produrre due estremi, cioè una sovracompensazione, diciamo, marziana, questa è Marte, che dà aggressività difensiva, bisogno sempre di avere ragione, l'impulsività, una postura di combattimento, di battaglia permanente e tagliare prima che gli altri taglino. E dall'altra parte l'estremo è l'autosabotaggio, è la cancellazione cioè di chi siamo, per paura del conflitto, per difficoltà a scegliersi, per stanchezza di portare sempre questa protezione, questa armatura, anche procrastinare il momento di lanciarsi, voglio farlo però poi mi fermo. E qual è il rimedio di Chirone in Ariete? Chiaramente non sarà la bravata, questo lo capiamo, è proprio quello del coraggio sobrio, cioè io non devo diventare più duro, devo diventare più vero. Per questo vi invito a scoprire i temi natali di Gandhi e di Churchill, che hanno appunto Chirone in Ariete. Quindi Chirone in Ariete ci aiuta, ci insegna ad affermarci senza violenza, a decidere senza fretta, ad agire senza autosabotarci, ci porta a darci un permesso interiore. Questo Marte viene portato dalla reazione all'intenzione. A livello collettivo, nel momento in cui stiamo girando questo video, ce ne rendiamo conto, Chirone in Ariete porta, ma non solo lui, ma insomma porta crisi di identità, guerre di posizione, rabbie identitarie, ricerca di legittimità, ma anche dei lati positivi come quello della riscoperta, la scoperta dell'assertività consapevole. Cosa vuol dire a livello collettivo l'assertività consapevole? Vuol dire che spero collettivamente ci renderemo conto di cosa? Che abbiamo lottato non per ciò che volevamo, abbiamo lottato per non soffrire. E qui vi lascio meditare, e questo può portare a una conversione, cioè agire non più per non soffrire, ma agire per costruire veramente qualcosa di vero. Passiamo ora al transito di Chirone in Toro, che ci parla della ferita del valore. Ora, se l'Ariete ci dice esisto, il Toro, segno di terra governato da Venere, ci dice abito l'esistenza, cioè il Toro è collegato a ciò che è reale, ossia il corpo, la materia, i piaceri, la sicurezza, il ritmo, le risorse. Eccolo qua il Toro, ecco qua la Terra, ecco qua Venere. Le date di questo transito di Chirone sono, dunque Chirone entrerà in Toro il 19 giugno del 2026 fino al 17 settembre 2026, una prima incursione, poi sarà retrogrado, cioè tornerà indietro in Ariete, d'accordo? Dove resterà fino al 14 aprile 2027, data alla quale entrerà poi definitivamente per installarsi fino al 19 luglio 2033 in Toro. Poi vabbè, passerà in Gemelli velocemente in luglio e tornerà in Toro da ottobre 2033 a maggio 2034. Quindi vediamo sempre transiti molto lunghi, comincia nel 2026, finisce fra il 2033 e il 2034 se teniamo conto delle retrogradazioni. Ora, Chirone in Toro tocca ciò che possiamo sentire, ossia valore personale, corpo, soldi, denaro, sicurezza, attaccamento. Allora, valore personale, quanto valgo se non produco? Posso essere amato se non sono utile?
posso ricevere senza sentirmi in colpa, posso essere semplice senza sentirmi inferiore. Il rapporto col corpo naturalmente è sempre, lo conosciamo, con l'immagine, con la sensualità, con la somatizzazione, con la fatica, con la sensazione di essere dissociato dal corpo oppure di essere prigioniero del corpo. Rapporto naturalmente, abbiamo detto, con il denaro, con le risorse, paura della mancanza, attaccamento ansioso, blocco nel chiedere il prezzo giusto. Al contrario, per sentirsi in sicurezza, accumulare. E poi la sicurezza, naturalmente l'attaccamento, difficoltà a lasciare andare, paura del cambiamento, necessità di controllare le condizioni materiali. Ora, Chirone in Toro, questo bel Chirone in Toro, non ci insegna ad accumulare, a possedere, al contrario, ci insegna che la sicurezza viene da una competenza interiore. Qual è l'insegnamento, qual è il rimedio di Chirone in Toro? È quello della lentezza sacra, è quello della sobrietà, della rieducazione al piacere. Cosa vuol dire rieducazione al piacere? Vuol dire ricostruire una fiducia sensoriale, cioè mangio in presenza, respiro nel ventre, cammino, tocco la materia, il mio corpo e anche mi baso sul reale, ma non sono prigioniero del reale. Questo è molto importante. A livello collettivo vedremo che Chirone in Toro si interessa, tocca, proprio il caso di dirlo, le risorse, la terra, l'economia, il corpo sociale, quindi collettivamente va a toccare le ferite che riguardano il valore, la disuguaglianza, la dignità, lo sfruttamento, per esempio, il rapporto con il suolo, l'agricoltura, l'ecologia, la terra, il rapporto con il denaro, il debito, la fiducia, la sicurezza, i sistemi, e poi naturalmente col corpo, cioè la salute, l'alimentazione, la somatizzazione. Vi spingo, vi esorto ad andare a vedere i temi di Einstein e di Martin Luther King, che avevano effettivamente Chirone in Toro. E tutto questo è logico perché il Toro è il segno della materia vivente, e questa, ma che cosa succede? Cioè, Chirone ci fa vedere dove questa materia vivente è stata vissuta come insicura, vergognosa o non abbastanza, e io penso che questo Chirone che entra in Toro dopo l'uscita di Urano dal Toro è un'altra opportunità che il cielo ci dà per vedere ciò che non abbiamo voluto vedere, e quindi alchimizzare, capire, trasformare con Urano in Toro. Terminiamo con i tarocchi di Marsiglia, quindi l'archetipo di Chirone nei tarocchi di Marsiglia io lo vedo attraverso 4 arcani maggiori, ma come sempre è una proposta, poi potete fare i vostri studi. Cioè lo vedo lo vedo nell'eremita, la ferita che diventa conoscenza interiore, la solitudine iniziatica, la lucidità, la guida, il mentore, il maestro sobrio. E poi temperanza, naturalmente l'alchimia della guarigione, la circolazione, la cura, la trasmutazione personale. E poi il Papa, che è il mentore, il portatore di senso, attraverso la ferita che diventa insegnamento, la tradizione viva che diventa trasmissione importantissima. Poi, perché no, io finirei con la stella, la cicatrice che diventa benedizione. Nella stella c'è l'idea della benedizione, la vulnerabilità luminosa, la fiducia ristabilita e l'acqua che purifica. In fondo possiamo dire che il nostro Chirone è un eremita che impara la temperanza per diventare Papa e offrire a se stesso e poi offrirci a noi la stella. Per concludere vi suggerisco una pratica con i tarocchi di Marsiglia. Prendete il vostro mazzo, mischiate e tirerete 2 carte. La prima per rispondere alla domanda che riguarda la ferita chironiana in Ariete, che è quella dell'identità. Dove confondo difendermi con essere me stesso? Poi una domanda che riguarda la ferita di Chirone in Toro, che riguarda appunto il valore. Cosa credo di dovermi meritare, mentre la vita vuole offrirmelo per il semplice fatto che sono vivo e quindi ho diritto all'esistenza. Quindi tirate la seconda carta e poi osservate senza giudicare ciò che emerge da questa lettura, e come sempre abbiate fiducia nella vostra capacità a collegare il sentimento con il ragionamento e la logica con l'intuizione. Vi lascio con una frase che è un po' una considerazione che troverete in molti autori anche, è proprio questa, che è là dove siamo stati feriti che si trova la nostra luce.
e le raccomandazioni finali sono sempre quelle del pollice se vi è piaciuto il video, di condividerlo, campanellina delle notifiche, andare a scoprire le pagine Instagram, mandarmi una mail a maricristina.astrotarotto con una T finale a gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia, di tarocchi e di astrotarocchi, o ricevere la mail settimanale dove parlo di astrologia, di tarocchi e di tante altre cose. Come sempre grazie per avermi concesso una parte del vostro tempo, perché come dico il tempo con la salute sono i nostri due beni più preziosi. Grazie, alla prossima.